Ciao a tutti e bentornati in un altro tutorial di uncinetto. In questo tutorial faremo filet e il cuore. Questo tutorial l'ho promesso quando ho fatto sia il tutorial relativamente al filet a 3 maglie alte sia relativamente al filet a 4 maglie alte, quindi come potete vedere si possono sia unire così oppure metterli su un pezzo di stoffa. Io per realizzare questi ho utilizzato un filo non troppo fino e ho utilizzato l'uncinetto 1,5 1.5. questo l'ho fatto sempre con uncinetto 1.5 ma l'ho fatto con un filo un po' più grosso, quindi voi quando e se deciderete di fare questo schema potete decidere se farlo con filo ancora più fino e uncinetto più piccolo di questo, oppure se farlo come l'ho fatto io, anche se io oggi utilizzerò un altro uncinetto e un altro filo, così potrete vedere meglio il modo di lavorare e piano piano arriveremo a questo tipo di lavoro che tanto piace a molte di voi e mi avete chiesto come farlo. Iniziamo con questa cosa che è molto semplice e poi continueremo con cose più complicate come ad esempio fare sempre un cuore come bordino. E inoltre vorrei ricordarvi che i link relativi a punti che usiamo in ogni tutorial li troverete sia durante il video cliccando sul link che appare oppure alla fine del video cliccando sempre sui link che appaiono, e inoltre trovate dei sottotitoli e anche capitoli, quindi guardate anche sulla descrizione del video perché sulla descrizione troverete anche il link in lingua italiana, anche perché siccome io produco video tutorial in 4 lingue, nel caso non fosse possibile trovare un video che vi interessi nella lingua italiana, sempre guardando alla descrizione troverete anche il video in lingua italiana che faccio quasi sempre. Dunque torniamo a lavorare al filet. Come ho già detto, per calcolare le catenelle che ci servono per iniziare, per avviare il lavoro, un filet, bisogna contare il numero dei quadrati che troviamo. Questi bordi sono fuori dallo schema, dunque prendiamo di questo che è senza bordo e per poter calcolare andiamo a contare i quadrati, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e 13 quadrati. Abbiamo 13 quadrati. Lavoriamo maglia alta, dunque moltiplichiamo il 13 per il 3 e abbiamo 39 catenelle. A queste 39 catenelle bisogna aggiungere 3 perché abbiamo sempre questa maglia alta dell'inizio e siccome io oggi lavoro con quadrati vuoti bisogna aggiungere anche queste 2 catenelle, dunque totale abbiamo 44 catenelle. Dobbiamo avviare una catenella di base con 44 catenelle. Io inizio a fare, ogni tanto interrompo perché il video è abbastanza lungo e ricordatevi che troverete i capitoli con i punti che vi interessano maggiormente alla sezione descrizione, così non dovete guardare il video per intero se ci sono punti che non vi interessano o se non avete del tempo a disposizione. Dunque io adesso sto per avviare una catenella di base di 44
catenelle. Io inizio in questo modo, voi potete iniziare come più vi fa più comodo, vi è più facile. Dunque, per fare la catenella inseriamo così l'uncinetto e passiamo il filo dall'asola, inseriamo così la catenella e passiamo il filo dall'asola. Adesso io continuo a fare le mie 44 catenelle e ci vediamo appena le avrò fatte. Io adesso vado a fare una maglia alta nella sesta catenella dall'uncinetto e quindi un gettato, inserisco l'uncinetto nella sesta catenella e ho 3 asole sull'uncinetto, un gettato e passo il filo attraverso le 2 asole, un gettato e passo il filo attraverso le altre 2 asole, e così ho realizzato il mio primo rettangolo. Per il resto della riga ripeterò 2 catenelle, salto 1 2, nella terza una maglia alta. Ovviamente io, siccome è primavera, ho deciso di fare i miei video al balcone per sentire anche il canto degli uccelli, ma si sentono anche rumori di fondo. Immaginate che oltre il fatto di stare a Roma c'è anche il funerale del Papa Francesco, quindi il traffico è molto più aumentato, non solo quello delle macchine ma anche quello aereo, quindi perdonate qualsiasi rumore di fondo. Dunque ripeto, per il resto della riga 2 catenelle, salto 2 catenelle, nella terza faccio una maglia alta e io adesso farò tutti i miei rettangoletti, i 13 rettangoletti, e ci vediamo subito dopo. Ed eccoci qua, andiamo a contare i rettangoli. Abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e 13. Adesso vado a fare ancora una riga, così, una riga di rettangoli vuoti, perché secondo il mio schema ho 2 righe di rettangoli vuoti. Ripeto, sto utilizzando un uncinetto più grande e un filo più grosso affinché voi possiate vedere meglio questo che sto facendo. Quindi adesso faccio 5 catenelle, 3 per la maglia alta e 2 per fare il quadrato vuoto. E qui è più semplice la cosa, perché facciamo una maglia alta su ogni maglia alta della riga precedente. Dunque 2 catenelle e una maglia alta su ogni maglia alta della riga precedente, perché in pratica in questo modo saltiamo 2 maglie qui. Io farò anche questa seconda riga e ci vediamo appena avrò fatto tutti i quadretti della seconda riga per iniziare la terza. Ecco qui all'ultimo rettangolo della seconda riga e vado a fare una maglia alta saltando 2 catenelle e inserendo l'uncinetto nella terza catenella delle 3 che ho fatto a inizio riga precedente. Adesso abbiamo fatto le nostre 2 righe e iniziamo a creare il cuore. Siamo alla terza riga, quindi ve lo spiego in questo modo affinché voi possiate poi leggere da sole lo schema. Abbiamo 1 2 3 4 5 6 quadrati vuoti qua e 1 2 3 4 5 6 quadrati vuoti qua, e in mezzo abbiamo un rettangolo pieno costituito di 4 maglie alte. Quindi adesso io devo fare
le mie 5 catenelle, così faccio 2 3 4 e 5, salto le 2 maglie che in questo caso coincidono con le 2 maglie qui e vado a fare la maglia alta nella maglia alta della riga precedente, e così farò 6, 2 catenelle, salto 2 maglie e vado qua sulla maglia alta della riga precedente per fare una maglia alta. Ho fatto 2, me ne mancano altre 4, 2 catenelle, salto 2 maglie e sulla maglia alta della riga precedente faccio la mia maglia alta, 2 catenelle, salto 2 nella terza qui che coincide con la maglia alta, faccio una maglia alta e come abbiamo contato qui sono 1 2 3 4 5 6, io ho fatto 1 2 3 4, quindi ancora 2 catenelle, salto 2, faccio una maglia alta e la sesta, 2 catenelle, salto e faccio una maglia alta. Adesso andiamo a vedere le regole dei rettangoli pieni. Abbiamo già la nostra maglia alta, dobbiamo fare 4 maglie alte, abbiamo già una maglia, quindi qui dentro vado a realizzare 2 maglie alte e ne abbiamo 3, 1 2 e 3, e la quarta la vado a realizzare sulla maglia alta della riga precedente, ed ecco il nostro primo rettangolo pieno, che è la punta del cuore. Adesso vado a fare i restanti rettangoli come in precedenza, vuoti, 2 catenelle, salto 2 e vado a fare una maglia alta. Ci vediamo subito dopo. E sono arrivata alla fine della terza riga, quindi salto 2 catenelle qua e vado a fare una maglia alta nella terza catenella che avevo fatto nella riga precedente. Adesso secondo lo schema qui siamo alla quarta riga, faccio vedere questo che è più grande, siamo qui alla 1 2 3 alla quarta riga, qui abbiamo 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 e 5 vuoti, e in mezzo ci sono 3 quadrati pieni. Dunque adesso vado a fare le mie 5 catenelle perché devo creare i rettangoli vuoti, giro il mio lavoro e faccio una maglia alta qui, salto 2 e nella terza che coincide con la maglia alta della riga precedente faccio una maglia alta, quindi come ho già detto qui dobbiamo fare 1 2 3 4 e 5 rettangoli vuoti, quindi 2 catenelle e salto 2 e vado a fare una maglia alta nella maglia alta della riga precedente. Ci vediamo appena avrò fatto i miei 5 rettangoli, ed eccoci qui come potete notare cominciamo ad aumentare. Qui era un rettangolo pieno, qui sono 3,
qui sono 1 2 3 4 5, qui sono 7, 1 2 3 4 5 6 7. Iniziamo aumentando i rettangoli pieni e poi andiamo a calare. Vedrete come non è difficile. Quindi adesso devo fare qui e qui rettangoli pieni, quindi una maglia alta, vado a fare 2 maglie alte nel rettangolo vuoto, una e una 2, e la terza la vado a fare qui sulla maglia alta della riga precedente. In realtà per la riga 4 dobbiamo fare 10 maglie alte, da qui a qui dobbiamo fare 10 maglie alte. Io ho già fatto 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 dentro il rettangolo vuoto, e la decima la facciamo qui sulla maglia alta della riga precedente. E adesso fino alla fine della riga vado a fare rettangoli vuoti, cioè 2 catenelle, salto 2 e una maglia alta, e ci vediamo appena avrò terminato la riga. E sono arrivata alla fine della riga, della quarta riga, 2 catenelle, e questa volta salto 2 e vado a fare la maglia alta nella terza catenella delle 5 che ho fatto a inizio riga. Adesso per fare la quinta riga devo fare 4 rettangoli vuoti, 5 rettangoli pieni e altri 4 rettangoli vuoti. Dunque adesso faccio le mie 5 catenelle per fare il mio primo rettangolo vuoto, e come ho già detto in questa riga facciamo 4 rettangoli vuoti, 2 catenelle, salto 2 e una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Il cane del vicino. Dunque 2 catenelle e salto 2 e faccio una maglia alta. Dunque adesso, come ho già detto, qui aumentiamo, quindi faremo qui e qui rettangoli pieni. In totale saranno 5 rettangoli pieni, e quindi adesso dovrò fare i miei 5 quadrati, e quindi adesso devo riempire questo e questo rettangolo vuoto e fare anche tutte le maglie alte che ci sono qui, quindi una maglia, 2 e 3 dentro il rettangolo vuoto, e adesso faccio una maglia alta in ciascuna delle maglie alte della riga precedente,
e qui vado a fare una e due e una sulla maglia alta della riga precedente, e da ora in poi faccio rettangoli vuoti come abbiamo visto, 2 catenelle, salto 2 e faccio una maglia alta, e ci vediamo appena finisco i miei rettangoli vuoti. E siamo arrivati all'ultimo rettangolo vuoto, 2 catenelle e faccio una maglia alta, salto 2, faccio una maglia alta alla terza catenella delle 5 che avevo fatto a inizio riga della riga precedente, ovviamente. Adesso 5 catenelle perché devo iniziare nuova riga con facendo uno spazio vuoto, quindi 1 2 3 4 e 5, salto 2, una maglia alta nella terza che coincide con la maglia alta della riga precedente. Adesso siamo alla riga 1 2 3 4 5 6. Nella riga 6 abbiamo 1 2 3 4 5 6. Qui abbiamo 3 rettangoli vuoti e il resto è fatto di rettangoli pieni. Dunque, quindi adesso devo fare ancora 2 rettangoli vuoti, cioè 2 catenelle, salto 2, una maglia alta, 2 catenelle, salto 2, una maglia alta, e qui dove ho lo spazio, il rettangolo vuoto, faccio 4 maglie alte, 1 2 3 dentro e quarta questa, quindi 2 maglie alte dentro lo spazio vuoto, dentro il rettangolo vuoto, e abbiamo 3, e la quarta la vado a ricavare qui alla maglia alta della riga precedente. Il resto sono maglie alte, cioè una maglia alta in ciascuna delle maglie alte della riga precedente. E qui vado a fare l'ultima di questa serie di maglie e vado a riempire anche lo spazio, il rettangolo vuoto, quindi 1 2 e 3 dentro il rettangolo, e la quarta sulla maglia alta della riga precedente. Adesso vado a terminare questi 3 rettangoli
vuoti, quindi 2 catenelle, salto 2, una maglia alta, due catenelle, 2 catenelle, salto 2, vado a fare una maglia alta e 2 catenelle e vado a fare la maglia alta saltando 2 nella terza catenella che avevo fatto a inizio riga precedente. Adesso siamo alla riga 1 2 3 4 5 6, alla settima riga, quindi vado a fare 2 rettangoli vuoti a inizio riga e a fine riga, e tutto il resto sono una maglia alta in ciascuna maglia alta della riga precedente. Dunque faccio 5 catenelle perché devo fare il rettangolo vuoto, salto le mie 2 catenelle qui e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, salto 2 e vado a fare una maglia alta. Adesso, come ho detto, qui aumentiamo, non saliamo, aumentiamo, quindi qui devo riempire questo spazio vuoto, quindi adesso vado a riempire questo rettangolo vuoto. Mi servono 4 maglie alte, una qui, 2 e 3 dentro il rettangolo e la quarta sulla maglia alta della riga precedente. E adesso d'ora in poi vado a fare una maglia alta in ciascuna delle maglie alte della riga precedente e ci vediamo appena le avrò fatte tutte e sono arrivata anche all'ultima maglia di questa serie. Vado a riempire anche questo rettangolo, una maglia alta, 2 dentro il rettangolo e una su questa maglia alta, dunque una, 2, 3 e la quarta, come ho detto, sulla maglia alta della riga precedente qui, e adesso faccio questi 2 rettangoli, quindi 2 catenelle, salto 2 e una maglia alta qui, 2 catenelle e faccio la maglia alta, salto 2 e faccio la maglia alta nella maglia, nella catenella, nella terza catenella delle 3 che abbiamo fatto nella riga precedente. Questa è la riga 7, la riga 8 è identica, cioè 2 rettangoli vuoti a inizio e 2 a fine riga, e tutto il resto una maglia alta in ciascuna delle maglie alte, dunque 5 catenelle, inizio con un quadrato vuoto, salto 2, una maglia alta, faccio, per non farvi perdere il vostro tempo, faccio i 2 rettangoli vuoti qua e i 2 rettangoli vuoti qua e una maglia alta in ciascuna di queste maglie alte qui, e ci vediamo appena avrò terminato la riga. E sto terminando anche l'ottava riga, 2 catenelle e faccio una maglia alta nella terza catenella delle 5 che avevo fatto a inizio giro, e
e ripeto, le righe 7 e 8 sono identiche, per questo non ho fatto vedere, sono due rettangoli vuoti a inizio e due rettangoli vuoti a fine riga e una maglia alta in ciascuna delle maglie alte della riga precedente. Adesso come ho già detto, qui abbiamo aumentato i rettangoli pieni, da ora in poi iniziamo a calare. Non vi dovete preoccupare, vi lascerò le istruzioni scritte sul mio blog, così potete seguire ancora meglio, e in più potete trovare i sottotitoli. Adesso inizio la riga 9, sempre rettangolo vuoto, vedete tutti questi rettangoli sono vuoti, quindi 5 per iniziare il rettangolo vuoto, 5 catenelle, giro e faccio, si sente anche l'aereo che passa sopra, oltre l'anno che è un anno di giubileo, abbiamo anche, come ho già detto, purtroppo anche il funerale di Papa Francesco, e quindi Roma è piena di gente. Dunque salto 2, una maglia alta, e qui ne farò sempre 2 rettangoli vuoti, quindi 2 catenelle, salto 2 e vado qui, che bello quando si sentono gli uccelli che cantano, mamma mia. Adesso qui si vede meglio. Adesso iniziamo a calare, quindi abbiamo 2 rettangoli vuoti, qui abbiamo 1 2 3 4 rettangoli pieni, un rettangolo vuoto, 4 rettangoli pieni e altri 2 vuoti. Dunque adesso vado a fare i 4 rettangoli pieni, che in pratica, per facilitarvi la vita, dovrebbero essere 13 maglie alte qua e 13 maglie alte qua, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e 13 la successiva. E adesso faccio un rettangolo vuoto, cioè 2 catenelle, salto 2 e nella terza vado a fare una maglia alta. Adesso devo fare le altre maglie, perché vedete qui abbiamo le maglie alte, i rettangoli qui in mezzo, quindi adesso vado a fare queste
maglie alte. Qui c'è una maglia alta in ciascuna delle maglie alte della riga precedente, che dovrebbero essere 13 anche queste. Che bello il canto degli uccelli, mamma mia. E qui faccio l'ultima maglia alta di questa serie, di questa seconda serie, e qui devo fare due spazi, due rettangoli vuoti, quindi 2 catenelle, salto 2, una maglia alta e 2 catenelle, e vado a fare salto 2, vado a fare la mia maglia alta nella terza catenella che ho fatto a inizio del giro precedente. Adesso dobbiamo fare la riga 10, quindi qui tagliamo, quindi dobbiamo fare 3 rettangoli vuoti a inizio e a fine riga, poi dobbiamo fare questi 3 rettangoli pieni qui, un rettangolo vuoto qui, 3 rettangoli pieni qui, e andiamo a vedere come farli. 5 catenelle, perché iniziamo sempre con il rettangolo vuoto, giriamo e facciamo, come abbiamo detto qui, 3 rettangoli vuoti, quindi saltiamo 2, andiamo a fare una maglia alta, 2 catenelle, saltiamo, andiamo a fare una maglia alta, e 2 catenelle, saltiamo 2 qui, 1, 2, e nella terza facciamo una maglia alta. Adesso dobbiamo fare da qui a qui una maglia alta in ciascuna delle maglie alte della riga precedente, come potete vedere. Dunque andiamo a fare una maglia alta in ciascuna delle maglie alte della riga precedente, i cagnolini che si sentono, un altro piacevole rumore, meno piacevole di quello degli uccelli, però ci sta. E dunque stiamo arrivando qui, che andiamo a fare queste 2 ultime maglie alte, e qui facciamo 2 catenelle, saltiamo 2 e andiamo a fare una maglia alta, e così continuiamo a fare le nostre maglie
alte, una maglia alta su ciascuna maglia alta della riga precedente. Si sentono anche gli aerei che arrivano a Roma anche per il giubileo. E sto per terminare queste maglie alte, che sono una su ciascuna delle maglie alte della riga precedente, per fare i miei 3 rettangoli vuoti a fine riga. E qui, come ho detto, stiamo calando 2 catenelle, saltiamo 2, 1, 2 e nella terza facciamo una maglia alta, così abbiamo creato un rettangolo vuoto, e ancora 2 catenelle, salto 2, una maglia alta e faccio ancora 2 catenelle e salto 2 e vado a fare una maglia alta nella terza catenella delle 5 che ho fatto nella riga precedente. Adesso siamo all'ultima, quasi alla fine, quasi siamo alla 11ª riga in pratica. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, e qui devo fare 1 2 3 4 rettangoli vuoti, quindi 5 catenelle, giro, salto 2, una maglia alta, qui dobbiamo fare 4 rettangoli vuoti, quindi due catenelle, salto 2, una maglia alta e ho fatto il secondo rettangolo vuoto, 2 catenelle, salto 2 e faccio il rettangolo vuoto, il terzo, e adesso devo fare ancora un rettangolo vuoto, quindi 2 catenelle, qui salto 2 maglie alte, 1 2, e nella terza faccio una maglia alta, e qui devo fare un rettangolo pieno, quindi 4 maglie alte, e ho una maglia alta qui, quindi 2 qui, 3 successiva e quarta la successiva. E ora qui devo fare 3 rettangoli vuoti, 1 2 e 3, quindi 2 catenelle, salto 1 2, nella terza maglia alta faccio una maglia alta, 2 catenelle, salto 2, una maglia alta, 2 catenelle, salto 2 1 2, nella terza faccio una maglia alta. E sempre secondo lo schema qui devo fare un rettangolo pieno, quindi una maglia alta, 2 3 e 4, e qui per il resto della riga dovrò fare rettangoli vuoti, quindi 4 rettangoli vuoti,
cioè 2 catenelle, salto 2, 1, 2, nella terza faccio una maglia alta, 2 catenelle, salto 2, nella terza faccio una maglia alta, 2 catenelle, nella terza salto 2, nella terza faccio una maglia alta e 2 catenelle per terminare questa riga, salto 2 e nella terza delle 5 che ho fatto nella riga precedente faccio una maglia alta e il cuore è terminato. E il cuore è terminato, quindi qui, come potete vedere, abbiamo 2 righe identiche alle prime 2 righe che sono fatte di rettangoli vuoti. Quindi da ora in poi e per le 2 righe successive 5 catenelle qui, giro e salto 2 e nella maglia successiva una maglia alta, 2 catenelle, salto 2 e una maglia alta, termino la riga e ci rivediamo e termino anche questa riga, 2 catenelle, salto 2 e nella terza delle 5 che ho fatto a inizio riga faccio una maglia alta e ripeto la stessa riga, cioè 5 catenelle, salto 2 e in quella successiva faccio una maglia alta per tutta la riga, così 2 catenelle, salto 2 e faccio una maglia alta in quella successiva ed è terminato il nostro lavoro. Questo è il cuore, facilissimo come avete visto. Io ho usato un filo più grosso e un uncinetto di diametro più grande per far vedere meglio quello che sto facendo. Questo è con un uncinetto 1,5 ma con un filo un po' più grosso relativamente a questo. Questo è con un uncinetto 1,5 e un filo più fino relativamente a quello rosa. Voi se volete farlo più piccolo potete usare un filo più fino e anche un uncinetto più piccolo. Ripeto che lascerò indicazioni scritte sul mio blog, il link che porta alle istruzioni del cuore nel mio blog lo troverete alla descrizione che troverete sotto il video. Cliccando su altro lì troverete anche i capitoli, così potete andare al punto che vi interessa di più e rivederlo, o non vedere tutto il video se non avete tempo. Lì troverete vari altri link che vi possono essere utili. Potete trovare link utili relativamente il filet o maglie che utilizziamo in questo video cliccando o sui link che trovate durante questo video o cliccando sui video che troverete alla fine del video. Spero di esservi stata utile anche questa volta. Grazie per essere stati con me. Fino alla prossima volta. Ciao ciao.